Aprilia Racer Days, 31 agosto, sembra novembre perché si sta mettendo a diluviare. Abbiamo fatto qualche turno con la RSV4 2020, moto di cui troverete la prova su Red Live, ma soprattutto la sorpresina gradita qui nel box di Aprilia è la Tuono V4X, una moto che ha fatto molto discutere anche sul mio canale Facebook. Ho provato in tutti i modi a chiedere, umiliandomi anche, di provare questa moto, ma ovviamente non c'è stato verso, però qualcuno l'ha guidata ed è Lorenzo Salvadori, che non solo l'ha guidata, l'ha anche sviluppata. Qui al Mugello si è messo a girare finché non pioveva e ho visto cosa può fare questa moto qua in modo pazzesco. Ecco una piccola intervista a Lorenzo con distanziamento, perché ovviamente siamo in fase di lockdown, quindi uno lontano dall'altro, che racconta un po' come funziona questa moto qua e soprattutto poi un giro al Mugello con la Aprilia V4X, con una piccola premessa: gomma stanca e qualche sorpasso. Il tempo secondo me merita di arrivare in fondo al video. Lorenzo Salvadori, collaboratore speciale Aprilia MotoGP e non solo, anche corridore Superbike in testa al chip. Sappiamo, siamo al Mugello oggi, giornata non fortunatissima perché insomma adesso è messo a piovere, si sta bagnando tutto il gioiellino. Allora io ho fatto carte false per provarlo, ovviamente non c'è stata versa, però tu ci hai fatto un po' di giri e ho visto anche i tempi che adesso poi vi faremo vedere. Dimmi quali sono le impressioni, insomma cosa vuol dire girare con una naked dal Mugello a più di 300 all'ora in fondo al dritto? Guarda, è la mia prima volta che ho girato con una naked qua, abbiamo provato la moto per la prima volta a Imola e devo dire che è stupenda, cioè confermo quanto l'ho detto dopo Imola, proprio la primissima volta che è entrata in pista. Cioè la moto è una moto da corsa però comoda, perché comunque il manubrio alto, però ha tutti gli effetti una moto completamente racing, adatta ad un pubblico che magari è alle prime armi, ma non solo, è super divertente. Quali sono secondo te i punti di forza da avere un manubrio largo e alto rispetto a una carenata, diciamo, con i manubri? Io so che voi piloti, quando provo le vostre moto, alla fine tenete sempre ad aprirli i manubri, cioè avete tanto braccio di leva, questa ce l'ha naturalmente. Sì, esatto, si tende sempre ad aprirli per avere più gestione e più controllo di quello che succede sopra la moto. Magari il manubrio così aperto ti può dare un piccolo in controindicazione, può essere magari in rettilineo che magari ti bacchetta un po' di più, ma con queste alette non avviene. Infatti io sono rimasto molto stupito in positivo, perché comunque la moto è molto stabile pur essendo una naked e quindi questo è un punto di forza. Tema ali, abbiamo fatto di recente noi una comparativa con tutte le naked, c'era anche la Tuono, non questa ma quella stradale, e i commenti di molti appassionati sono anche vabbè, ma su una naked ala non serve a niente, esagerato, solo marketing eccetera eccetera. La tua faccia dice tutto. Evidentemente queste sono ali consistenti, non sono palette piccole, quindi fanno tanto. Io ho provato solo queste. Hai provato però la Tuono normale? Ho provato la Tuono normale. C'è molta differenza in positivo per quanto mi riguarda. E chiaramente io ti parlo utilizzo in pista. Non l'ho provata per strada questa, invece l'altra l'ho provata e io la amo perché mi trovo veramente molto bene. Quindi, ma voi anche quando fate Superbike, cioè con le elettriche, cioè secondo voi sentite molta differenza in positivo su la Superbike e Falcini? Vabbè, la MotoGP adesso ci sono degli studi pazzeschi. Sì, la letta posizionata in maniera corretta, perché comunque non è facile posizionare in maniera corretta le alette, comunque dargli magari giusta angolazione, però comunque c'è tanto bisogno, visto le potenze, di tenere schiacciato l'anteriore, perché appunto un limite che può essere a livello di perdere tempo in accelerazione è il fatto che l'anteriore si alza, quindi con queste alette si è andato a dare più carico e soprattutto più controllo nella fase di accelerazione e l'anteriore rimane più a terra. Ok, allora adesso piove, però stamattina non pioveva e ho montato una GoPro su Lorenzo, che volevo fargli giro io, volevo vendermelo come il mio, ma non è possibile. E facciamo vedere cosa può fare una Tuono V4X al Mugello con premessa una gomma stanca della volta prima e anche qualche sorpassino. Il tempo mi sembra che sia abbastanza interessante. Andiamo a vedere il giro.
Wow!